Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo col piede giusto, nel senso che trovare all'inizio il quadrifoglio è già un segno di nuove possibilità, di sorprese, di cambiamenti fortuiti, quindi si possono ottenere varie cose in senso positivo, una ricompensa, un buon affare, una speranza, una vittoria, soddisfazione. Quindi in qualche modo abbiamo già la possibilità di orientare la nostra settimana in alcune cose che ci possono essere utili. Vedendo poi che c'è il gentiluomo e il cavaliere, può indicare una persona di fiducia o una persona in qualche modo che dovete incontrare, può essere una persona cara o anche una nuova conoscenza. Ricordo e sottolineo che essendo una stesa generica, magari, di cogliere quello che più si avvicina a voi. Spesso può essere anche, una persona così in senso lato che magari può essere determinante in questa settimana e quindi, un parente, un'amicizia, anche un atteggiamento vostro, quindi può risuonare particolarmente con l'indicazione di essere lucidi, chiari, concreti, di manifestare quello che vi siete prefissati, di muovervi anche abbastanza velocemente. C'è il cavaliere che ci parla proprio di novità, notizie, di qualcosa che si muove proprio abbastanza in fretta. E poi è vero, sì, è una carta di movimento, quindi ci si può spostare. Essendo proprio fine settimana, visto che abbiamo il Ferragosto, può esserci qualche occasione particolare. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Ambito amore coppia single e relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare, ci possono essere delle indicazioni un po' per tutti. Per quanto riguarda coppie e relazioni più importanti abbiamo alcune cose che possono essere abbastanza positive come fiducia, appagamento, soddisfazione, felicità. Se c'è qualcosa che non va, c'è un risvolto positivo e abbiamo visto già sin dall'inizio che ci sono dei cambiamenti buoni, nonostante magari, dei conflitti possono persistere, questo dipende sempre da quello che state vivendo, forse c'è finalmente quel momento, di pausa, di riflessione, di mettere da parte alcuni conflitti che possono essere personali, o di coppia o nei confronti di qualcuno e quindi procedere in questo momento, almeno in questa fase della vostra vita, in modo un po' più sereno. Qualche dubbio, qualcosa potrebbe emergere? Assolutamente sì, direi che almeno da parte vostra c'è la possibilità di tentare il più possibile di gestire le cose in un modo positivo. È vero che alcuni conflitti, sia esterni o interiori, che possono essere proprio vostri, cercate di gestirli il più possibile, però non è detto che l'altra persona
non se ne accorga. Questo dipende da voi. Se siete un libro aperto, effettivamente potrebbero alcune cose portare anche delle tensioni. Se volete in qualche modo mettere da parte per essere un po' più concilianti, per far funzionare le cose nel modo giusto, per aver serenità per questa settimana e poi rivedere successivamente alcune cose, potete assolutamente farlo. Questo vale anche per i single, per voi in più c'è la possibilità di è vero avere dei dubbi e delle perplessità, ma può riguardare l'interesse verso una persona, oppure se procedere, andare avanti in una frequentazione, in una conoscenza. Essendo una stesa generica, magari questi possono indicare che pur essendoci attrazione e coinvolgimento, quei dubbi, quelle perplessità sono abbastanza forti e quindi questo potete capirlo voi. E adesso procediamo con l'ambito più pratico del lavoro e delle finanze. Vediamo come va questa settimana. Troviamo sospiri che fa riferimento all'arrivo atteso di qualcuno, di qualcosa, una fase di trasformazione che è in corso, in via di sviluppo. Spesso può avere a che fare con una fase in cui si stanno presentando delle nuove prospettive e allora siamo lì in osservazione, in valutazione. Non solo, ha a che fare anche con le partenze, viaggi, ritorni, trasferimenti, eccetera. Quindi, visto che c'è appunto il weekend di Ferragosto, molti di voi magari approfitteranno di questo e come vi dicevo proprio per staccare un po' la spina. Abbiamo 2 carte che per certi aspetti possono essere un po' simili nel significato, quindi il, sospiri e pensiero. Forse ci sono alcune preoccupazioni, ci sono alcune cose che avete difficoltà al momento, diciamo, a gestire, forse è meglio metterle un attimino da parte? Possono essere cose che non dipendono da voi e quindi si deve aspettare, ci si deve prendere il tempo e la concentrazione giusta per farlo, vedendo questa energia principale che comunque vi vede impegnati, vi vede in una fase molto decisiva per i nuovi sviluppi di queste situazioni, allora io direi che per il momento meglio magari ricaricarvi, cercare di aspettare il momento giusto e poi effettivamente cogliere quelle novità, quelle opportunità, quelle cose che arriveranno e valutare successivamente. Quindi una fase di pausa che potrebbe essere anche forzata o desiderata, diciamo voluta, meglio ancora. Per chi è alla ricerca di lavoro, ci sono, è vero, alcune possibilità, alcune cose che si muovono, però si vede anche allo stesso tempo un po' di dubbi e perplessità. Sono cose che non vi interessano, oppure sono cose che sì, possono in qualche modo, piacervi, però c'è ancora qualcosa che state aspettando, magari nuovi sviluppi, c'è qualcosa che vi potrebbe piacere e magari volete maggior certezza e sicurezza nel vostro percorso di ricerca e soprattutto di raggiungimento di un lavoro che è veramente, consono, giusto, adatto a voi? Fate bene ad aspettare, probabilmente vedrete già delle cose che si muoveranno diversamente e quindi poi potreste, gestire ancora meglio la vostra ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!